Questo è un profilo standard, come ad esempio Adobe Color. Questo invece è un profilo neutral. E infine questo è il profilo lineare. Ok, e quindi da dove partiamo? Quale di questi profili ha davvero più senso usare e soprattutto quale scegliere? Lo scopriremo in questo video. Quello dei profili colore è un argomento davvero molto importante. Ne avevo già parlato tempo fa anche in una live e ti lascio il link proprio qui sopra se vuoi approfondire. Ma oggi voglio affrontarlo in modo ancora più pratico, partendo proprio dalle basi. Per capire davvero i profili colori in Lightroom, voglio partire da qui. Questa è una pagina del sito di Tony Kuiper, che per me rimane e resta un riferimento assoluto quando si parla di sviluppo del RAW. Qui viene spiegata molto bene una cosa fondamentale: cos'è davvero un profilo colore. Un profilo è l'insieme di istruzioni che dice a Lightroom o a Camera Raw come mostrare i dati di un file RAW. È cioè la prima interpretazione dell'immagine, in altre parole è il punto da cui inizia tutto. I profili tradizionali non sono lineari. Hanno una curva tonale che schiarisce l'immagine, aumenta il contrasto nelle ombre e comprime leggermente le alte luci, quindi l'immagine appare già pronta, più familiare. Ma facciamo un passo indietro. Quando scatti, il sensore registra una quantità enorme di informazioni: luci, colori, contrasti, milioni di dati, che naturalmente cambiano anche in base ai megapixel della vostra fotocamera. Il file RAW è in sostanza un contenitore di tutti questi dati, ma così come sono, non sono ancora un'immagine. Ed è qui che entrano in gioco i profili colore. In Lightroom il profilo colore quindi è il primo passo. Attenzione, non è un preset, non è una LUT, è il modo in cui il RAW viene interpretato. Una cosa importante: un profilo colore non è una curva, perché lavora anche sui colori. Però la curva tonale è la parte più facile forse per capire questo concetto, ed è quella che cambia di più tra i profili standard e quelli lineari. Serve proprio organizzare quei dati, cioè a definire i colori, il contrasto, la separazione tonale. Lavora prima di tutti gli slider e influenza tutto: contrasto, colore, separazione tonale e, attenzione, margine di lavoro o margine di manovra. Quindi non cambia solo come appare l'immagine, cambia proprio lo spazio dentro a cui lavori. Ed è proprio per questo che scegliere il profilo giusto fa una differenza enorme, soprattutto all'inizio del flusso. Negli ultimi anni si è parlato molto dei profili lineari, grazie anche al lavoro di Tony Kuiper, che mette a disposizione profili lineari specifici per tantissime fotocamere. Un profilo lineare è semplicemente una linea retta. I profili tradizionali hanno invece una curva tonale che interpreta l'immagine. Il lineare, al contrario, è una linea retta, cioè non interpreta, mostra i dati del RAW in modo diretto. E un'altra cosa importante: il profilo lineare non è un profilo colore, descrive semplicemente la curva tonale applicata ai dati RAW. In pratica rimuove l'interpretazione tonale degli altri profili e ti permette di lavorare molto vicino ai dati reali dell'immagine. E per questo all'inizio sembra peggiore, cioè più scuro, meno saturo, molto più piatto, flat in termine tecnico. Ma il punto non è come appare all'inizio, il punto è quanto controllo avrò più in là. Se fai video o se farai dei video, questo concetto ti suonerà familiare, ed è lo stesso principio dei profili log quando poi vengono lavorati con il color grading. Con il lineare tutte le regolazioni vengono fatte dal fotografo invece di partire da un'interpretazione già costruita dal software. Gli slider diventano più prevedibili, l'immagine reagisce meglio e spesso hai più margine di lavoro nelle luci e nelle ombre. Ed è proprio per questo che negli ultimi anni molti fotografi hanno iniziato a usarlo come punto di partenza. Ma nel mio workflow molto spesso parto da un altro profilo.
Quindi il profilo lineare è molto interessante, ma nel mio workflow parto spesso da un altro punto e questo punto è il profilo neutral. Entriamo in Lightroom. La prima cosa da sapere è che il profilo neutral è già all'interno di Lightroom, non bisogna scaricare nulla, non bisogna installare nulla, è solamente un po' nascosto. Se infatti vai nel pannello base e entri nella finestra di profili, generalmente non trovi il profilo neutral. Questi profili io praticamente non li utilizzo quasi mai perché sono profili che mi danno già l'immagine finita. Se hai installato un profilo lineare, quello invece compare. Il profilo adattivo non lo uso quasi mai perché per quanto mi riguarda dà molti artefatti e insomma non mi piace molto, devo essere sincero. E quindi come si fa a trovare il profilo neutral? Basta entrare appunto nel pannello dei profili, si va su Browse, dopodiché si entra in Adobe RAW e qui troverai Adobe Neutral. Basterà attivare la stellina, chiudi tutto e adesso nel pannello dei profili troverai il tuo bel profilo Adobe Neutral. Quindi perché usare un profilo neutral? Neutral è un profilo diciamo intermedio. È meno flat del profilo lineare, ma molto meno interpretato rispetto ai profili standard, cioè non è piatto, è equilibrato. Guarda qui la differenza, questo è il profilo standard e questo è il profilo neutral. Come vedi abbiamo comunque una riduzione del contrasto e del colore, quindi abbiamo comunque più possibilità di manovra. Con lineare devo ricostruire tutto, eccolo qua, è molto bello, a me piace, però non è da tutti, non è facile da qui ricavare contrasti, colori, divisione tonale e tutto il resto, è sicuramente molto più impegnativo. Col contrasto lineare insomma parto da zero. Col neutral invece ho una base e questo cambia completamente il modo di lavorare. Neutral quindi è già dentro a Lightroom, è solo un po' nascosto, è meno flat del lineare ma molto lavorabile. Non devo ricostruire tutto da zero, posso iniziare subito a sviluppare. Questo per esempio è un file sviluppato lo stesso partendo da questo profilo. Siamo arrivati a questo con un po' di regolazioni per poi andare a Photoshop. E qui chiaramente sono moltissime le cose che posso fare. Sono partito da una base, cioè da questa, per poi arrivare a questa con tutta una serie di livelli e di regolazioni che mi hanno portato a questo risultato finale, grazie però al fatto che come un profilo lineare anche il profilo neutral mi dà molta possibilità di manovra. Quindi non è una questione di giusto o sbagliato, i profili lineari restano uno strumento molto potente, soprattutto quando hai immagini con forti contrasti, molte alte luci da recuperare, ombre molto profonde e il lavoro fatto da Tony Kuiper su questo è davvero fondamentale. Sul suo sito appunto troviamo profili lineari specifici ed è una risorsa che consiglio assolutamente di esplorare. Quello che ti sto mostrando qui non è quindi un'alternativa che sostituisce i profili lineari, è semplicemente un punto di partenza diverso. Neutral è già lì, non devi installare nulla e ti dà un'immagine che è già lavorabile senza dover ricostruire tutto da zero. È un modo più semplice ma non meno consapevole. Alla fine il punto non è quale profilo usare, ma quale controllo vuoi avere e da dove vuoi iniziare. Se ti va, scrivimi nei commenti da dove parti di solito, lineare, neutral o qualsiasi altro tipo di profilo. Se il video ti è piaciuto o stato utile, iscriviti al canale, metti un like, noi ci vediamo al prossimo video e ricordati, prima di tutto, divertiti. Ciao!